Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porteremo in un itinerario di 2 giorni alla scoperta dei più bei borghi e castelli nei dintorni di Piacenza. Venite con noi per scoprire le bellezze di questi luoghi e, perché no, prendere spunto per il vostro prossimo viaggio. La nostra prima tappa è il borgo medievale di Vigoleno, uno fra i borghi più belli d'Italia. Parte della sua fama si deve anche al cinema, quando nel 1985 venne scelto come set per il film Lady Hawk. Siamo a Castello di Vigoleno. Il Mastio, i camminamenti e il Torrione Sud sono visitabili liberamente con un biglietto da 4,5 €, però è possibile anche fare la visita guidata che include anche il teatrino e il piano nobile. I biglietti vanno presi alla biglietteria e si possono pagare solo in contanti. La nostra visita parte dalla Porta Fortificata, l'unica via d'ingresso al borgo. Le imponenti mura merlate sono percorse da un panoramico camminamento di ronda, dal quale si ha una stupenda vista sulla vallata e le colline circostanti. Qui spicca il Mastio, visitabile in tutti i suoi 4 piani. Dalla piazza principale, dove si trova un'antica fontana, si raggiunge la chiesa romanica di San Giorgio. A meno di 10 km da Vigoleno si trova il borgo storico di Castell'Arquato, anch'esso nominato fra i borghi più belli d'Italia e set di molti film, tra cui lo stesso Lady Hawk. La Rocca Viscontea è l'attrazione principale del borgo, visitabile con un biglietto da 5 €. La rocca fu costruita dalla città di Piacenza e ultimata da Luchino Visconti nel 1347 a scopo prettamente difensivo. La sua torre domina sui colli piacentini. Salendo in cima potrete infatti ammirare un ampio panorama sui vigneti, campi coltivati e l'Appennino tosco-emiliano. Situata sulla piazza principale, la collegiata di Santa Maria Assunta è una chiesa di origine antichissima, terminata nel 1122. Nonostante l'aspetto esteriore molto austero, l'interno è riccamente decorato con volte e affreschi del 400. Il Museo della Collegiata, visitabile con un biglietto da 3 €, si raggiunge attraverso il chiostro e contiene opere della collegiata e di chiese limitrofe. Dopo aver passato una notte a Podenzano, ci spostiamo di pochi chilometri per raggiungere Grazzano Visconti. Questo borgo non è di origine medievale, ma fu fatto costruire dal duca Giuseppe Visconti di Modrone nel 1905, nell'intento di creare una città ideale dove i suoi abitanti avessero tutte le comodità dell'epoca moderna e allo stesso tempo potessero esprimere la propria creatività attraverso le arti e l'artigianato tipici del Medioevo.
Il castello di Grazzano Visconti venne costruito nel 1395 dal signore di Milano, Gian Galeazzo Visconti, come dono per la sorella Beatrice andata in sposa a un nobile di Piacenza, per poi tornare nel 1870 di proprietà del duca Giuseppe Visconti di Modrone, che farà costruire il borgo. Si dice che il castello sia abitato dal fantasma di Aloisa, moglie di un capitano di Ventura morta di dolore per l'abbandono del marito, e che ancora oggi protegge gli innamorati i cui sentimenti non sono ricambiati. Abbiamo appena terminato la visita del castello. La visita è stata super interessante, il castello è bellissimo. L'unica cosa è che negli spazi interni non si possono fare foto e che il biglietto è un po' caro. Infatti per il combinato che abbiamo fatto noi, parco più castello, il costo è di 24 euro, di cui 1 euro per la prevendita online. Però in alternativa potete visitare anche solo il parco o il castello, la visita costerà di meno e durerà di meno, e la nostra visita è durata 1 ora e 45 minuti. Vi lasciamo il link in descrizione per prenotare anche i vostri biglietti. L'ultima tappa del nostro viaggio è il castello di Rivalta sul fiume Trebbia, a 13 km da Grazzano Visconti. Il castello, risalente al 1025, nel tempo fu motivo di contesa tra le diverse famiglie locali. Ad oggi è abitato dai conti Zanardi Landi, che lo possiedono interamente. Il castello è affiancato da un piccolo ma suggestivo borgo, ricco di verde, con la sua torre e la chiesa di San Martino. Vi ringraziamo per essere arrivati fin qui. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!